therefore Bitcoin is going to zero. When it comes out, zero. So Bitcoin's a dead end as a currency. The speculative bubbles were off the top. It's gone down to $200. Good expert analysis now. Jordan Belfort calls Bitcoin a fraud. Cryptocurrencies basically have no value. Cryptocurrencies basically have no value. Ciao a tutti ragazzi, puntata minchia subito, ho sbagliato. Vabbè, puntata numero 8 del Bitpolito Podcast. Anche oggi siamo qui a parlare di Bitcoin. Io sono Giorgio e qua con me ci sono Alessandro e Fadi. Salutate, se volete salutare, introdurvi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ok, allora oggi siamo qui per fare la seconda puntata sui wallet. Facciamo un piccolo approfondimento, un piccolo follow up su delle cose che ci eravamo dimenticati nella puntata numero 6 e vi rimandiamo appunto alla puntata numero 6 se non l'avete ancora ascoltata, e vi rimandiamo anche alla puntata numero 7 che abbiamo fatto con Riccardo Masutti, dove abbiamo parlato di privacy all'interno del mondo Bitcoin e anche in generale, a dire il vero, ed è molto molto interessante. Ok, passiamo subito ai punti salienti di questa puntata, che anche questa cerchiamo di tenerla molto sul leggero, abbiamo un sacco di tematiche interessanti per cui partiamo. Allora, follow up sulla puntata precedente, ci eravamo dimenticati di parlare di paper wallet e di seed phrase, quindi del BIP39, ricordiamo a tutti cos'è un BIP, un Bitcoin Improvement Proposal, una proposta di aggiornamento del protocollo Bitcoin che si può fare all'interno della rete. Il BIP 39, quindi la proposta numero 39, conteneva questo discorso legato alla seed phrase che approfondiremo a breve. Qualcuno di voi ragazzi vuole introdurre il discorso legato ai paper wallet? Vuoi andare tu, Fadi? Sì, va bene, posso andare io. Ma non c'è molto da dire in realtà, se non Sì, il esatto. fatto- Sono una Cos'è il stronzata, paper lasciateli wallet? La seed perdere. phrase, no? Sì, di fatto, cioè, alla fine il paper wallet è quando invece di avere un dispositivo, no, collegato al tuo seed, tu lo stampi, spesso in genere sono dei semplici QR, magari uno scrive a mano, no, quanti bitcoin ci sono e lo puoi utilizzare per fare un regalo. Può essere l'idea per una carta regalo, lo puoi utilizzare perché vuoi avere un sistema per conservarti i bitcoin a lungo termine, anche perché sì, parliamo di paper wallet, ma volendo puoi scrivere il seed anche su metallo, lo puoi scrivere su qualche altro tipo di materiale per averlo più duraturo. Quelle sono le prime due cose che mi vengono in mente quando si parla di paper wallet. Sì, di fatto leggevo prima di registrare questa puntata un po' di informazioni e di fatto sono considerati ormai obsoleti, nel senso che funzionavano per sperimentare, per iniziare a provare. Il modo più semplice era comprare, magari c'erano aziende che vendevano proprio queste cartoline di fatto dove tu avevi il tuo QR, la tua chiave e quello era il tuo wallet. Il problema qual è? Che se la chiave te la scrive qualcuno significa che qualcuno la sa e ovviamente voi sapete benissimo, come ripetiamo da sempre, che se avete le vostre chiavi avete i vostri bitcoin, se non avete le vostre chiavi non avete i vostri bitcoin. Quindi anche se doveste ricevere delle carte regalo, per esempio dei wallet con qualche satoshi dentro perché li avete vinti a un hackathon o che ne so, mi raccomando, prima cosa ovviamente createvi il vostro wallet con le vostre chiavi eccetera eccetera, con la vostra seed phrase, e storate in locale i vostri bitcoin. A proposito di seed phrase, dato che l'abbiamo introdotto, andiamo a vedere un po' più nello specifico che cos'è una seed phrase. Allora, prima di tutto, dato che si fa sempre un sacco di confusione, metterei il punto sulla differenza tra wallet, indirizzo, bitcoin, chiave privata eccetera. Piuttosto ci passiamo la palla, partite voi raga, introducetene una, così almeno mettiamo un punto su sta roba. Allora, possiamo partire con il concetto di chiave privata. Allora, di chiavi ce ne sono due, una privata che appunto rimane privata e una pubblica. La chiave privata è un termine tecnico per indicare in realtà un numero. La chiave privata è un numero molto grosso che appunto è semplicemente un numero e viene utilizzato per creare quella che poi è la chiave pubblica.
La chiave pubblica, anche lui, non è nient'altro che un punto su un piano cartesiano. Voi sapete che c'è una famosa curva ellittica all'interno di Bitcoin. Questa curva ellittica non è nient'altro che un'equazione matematica, nello specifico è y alla seconda uguale x alla terza più, mi sembra 7. E c'è un punto di questa curva ellittica che viene chiamato punto generatore, e la chiave pubblica non è nient'altro che il punto che si ottiene sommando a se stesso questo punto generatore tante volte quante è il numero della chiave privata. Quindi la chiave privata è un numero e la chiave pubblica è il punto generatore sommato a se stesso tante volte quel numero lì. Dalla chiave pubblica si può generare l'indirizzo. Allora, secondo me però prima è necessario partire un attimo col concetto di crittografia pubblica e privata, con chiave pubblica e con chiave privata, almeno a livello base, nel senso, perché magari non tutti quelli che ci ascoltano ovviamente sono ferrati sull'argomento. La questione è che quando si tratta di crittografia noi dobbiamo trovare un modo per poter rendere i nostri messaggi, le nostre informazioni sicure e non nel senso di che nessuno possa leggerle e non modificabili. Ora, il modo migliore probabilmente che esiste è quello di utilizzare la simmetria di chiave pubblica e chiave privata. Sono due, come diceva appunto Fadi, sono dei grandi numeri. Se non sbaglio, Bitcoin utilizza 256 bit, no? Quindi 256 zeri e uni. E dalla chiave privata riusciamo ad ottenere, attraverso una relazione matematica, una chiave pubblica. La relazione matematica è molto complessa e permette, basata tra l'altro sui numeri primi, e permette quindi che una volta che hai la chiave pubblica non sei in grado di risalire alla chiave privata. Quindi in questo modo tu sei protetto. Dalla chiave pubblica poi dopo vengono derivati diversi wallet, per il semplice fatto che, come tra l'altro parlavano anche Giorgio e gli altri nella puntata con Riccardo, è importante avere più address, perché più address ho, più sono capace di anonimarmi, più possibilità ho per inviare e ricevere Bitcoin. Quindi per questo motivo abbiamo che è di fatto un sistema gerarchico dove da una chiave privata otteniamo tante chiavi pubbliche, da cui otteniamo da ogni chiave pubblica tanti address. Sì, qua si fa in fretta a confondersi, quindi facciamo il punto, diciamo un overview generale. Quindi noi abbiamo il nostro wallet. Il nostro wallet, di solito un portafoglio, in italiano significa portafoglio ovviamente, non è un portafoglio nel senso che non contiene effettivamente i nostri bitcoin, ma contiene le nostre chiavi. È un po' più un portachiavi che un portafoglio. Cioè noi abbiamo il nostro wallet che è rappresentato dalla nostra seed phrase, quindi introduciamo anche il discorso di seed phrase. Questa seed phrase sono le famose 12 o 24 parole che possono essere tradotte in effettivamente una chiave privata. Allora poi da lì, dalla chiave privata passiamo alla chiave pubblica, la chiave pubblica ha indirizzi e ovviamente questo possiamo scalare, nel senso che da una seed phrase possiamo arrivare a, di fatto, tipo praticamente infiniti indirizzi. Quindi la nostra seed phrase di fatto è il nostro wallet, il nostro contenitore. Da lì dentro ci possiamo storare infiniti indirizzi e possiamo sfruttare a pieno. Per questo vi rimando alla scorsa puntata dove Riccardo ha analizzato molto bene questo discorso e ha fatto capire perché è importante utilizzare più di un indirizzo Bitcoin, perché è importante usare transazioni senza resto, eccetera eccetera. Poi appunto potete ascoltare la scorsa puntata, però il concetto è questo: seed phrase è il vostro wallet è il contenitore di chiavi. Le chiavi sono quelle che vi permettono di scrivere sulla blockchain e dovete utilizzarne tante perché vi permettono di ottenere la vostra privacy e di rimanere diciamo anonimi sulla rete Bitcoin. Per cui abbiamo detto seed phrase wallet, seed phrase è la chiave del tuo wallet, la password del tuo wallet, se così vogliamo definirla, un po' brutto ma così, e dopodiché il tuo wallet contiene tutte le varie chiavi. Però Fadi oggi ci parla di una cosa super interessante che noi, io e Alessandro, non conosciamo così bene e quindi siamo qui per farcela raccontare, che abbiamo scoperto che di fatto esistono wallet senza chiavi.
Però abbiamo introdotto tutto questo discorso super figo per spiegare cosa servono le chiavi e poi Fadi ci dice che non servono le chiavi. Spiegaci un po'. I cosiddetti wallet senza chiavi, c'è un po' di marketing e un po' di crittografia. Effettivamente in questi wallet senza chiave non è necessario, non è sufficiente avere una chiave per, diciamo così, per poter spendere i propri fondi contenuti dentro il wallet. Vengono chiamati senza chiave, ma in realtà da qualche parte la chiave c'è. Il fatto è che esistono dei metodi crittografici, per chi è interessato si chiamano, sono basati sul Shamir Secret Sharing, che è un metodo crittografico che dà la possibilità di creare un segreto e dividerlo in modo tale da avere quelle che vengono chiamate shares, quindi sono delle parti di segreto, e queste parti di segreto possono essere dati a delle altre persone in modo tale che nessuna persona singolarmente sia in grado di ricostruire il segreto originale, ma queste persone mettendosi insieme possono ricostruire il segreto originale, ma solo appunto mettendosi insieme. La cosa interessante di questo sistema, e da qui viene la parola keyless, senza chiave, è il fatto che quando con questo particolare metodo di crittografia, a partire dal Shamir Secret Sharing fino ad arrivare a quello che oggi viene usato e si chiama threshold cryptography, cioè crittografia a soglia, con questi metodi qua, le parti che si mettono insieme per ricostruire il segreto in realtà non lo vedranno mai. Questo è molto interessante perché appunto il segreto, cioè la nostra chiave privata, non viene mai creata, non viene mai vista dalle parti. Come è possibile questa cosa? Bene, noi quando in realtà dobbiamo spendere dei bitcoin, quello che dobbiamo presentare ai miners, ai validatori miners della blockchain, noi non dobbiamo presentare la nostra chiave privata, che appunto deve rimanere privata. Noi dobbiamo presentare la firma del messaggio, il messaggio è la transazione. Quindi noi firmiamo con la nostra chiave privata che i bitcoin sono nostri e con la chiave pubblica questa cosa viene verificato che la firma è giusta. Cosa succede quindi in questo caso qua? Bene, noi col threshold cryptography, con la crittografia a soglia, in realtà non facciamo vedere la nostra chiave, ma con la nostra chiave firmiamo un pezzo del messaggio. Cioè, scusate, con un pezzo di chiave firmiamo tutto il messaggio. Quando mettiamo tutte insieme le firme delle parti in causa, creiamo la vera e propria firma. A quel punto, con la firma completa, che ripeto è stata firmata da pezzi di chiavi da ognuna delle parti, la firma intera viene poi messa su blockchain. A quel punto la transazione può partire. Però come vedete appunto le tre parti non vedono mai le chiavi, nessuno ha mai una chiave. Ok, ma allora mi sembra un discorso molto simile a quello delle multisig di fatto. Quindi magari ti chiedo poi una differenza tra queste cose per semplificarlo ai nostri ascoltatori che probabilmente guardano tutti Harry Potter. È un po' come l'Horcrux di Voldemort, no? Lui spezza la sua anima in più parti così che per ucciderlo bisogna uccidere, rompere, distruggere tutti i vari Horcrux, quindi i pezzi della sua anima. Allo stesso modo si può fare con una firma Bitcoin, per cui se tu vuoi fare una transazione devi avere tutti i pezzi della tua chiave. Però ecco, che differenza c'è tra una firma a soglia e una firma multisig, quindi una multifirma? In una multifirma noi abbiamo che lo stesso messaggio è firmato da tutte le parti in causa e tutte le firme appaiono su blockchain. Quindi se siamo tre persone Ok. sono necessarie tre firme e tutte le tre firme appariranno su blockchain. Con una firma a soglia invece non importa quante persone siamo, apparirà sempre una e una sola firma, perché tutte le parti firmano con pezzi di chiave il messaggio, quindi è come se creassero un pezzo di firma, fino a che poi messi tutti insieme creano la firma intera. Chiarissimo. Ma e quindi cioè in pratica nel wallet come lo utilizziamo questa firma soglia? Nei In nostri wallet? pratica nel wallet immaginiamo di avere il nostro wallet. A questo punto, se vogliamo utilizzare un metodo di crittografia a soglia,
il nostro wallet è diviso in tanti device, per esempio. Per esempio c'è il mio cellulare, ha un pezzo di wallet, il mio computer un altro pezzo e poi ho un hardware wallet che ha l'altro pezzo. Con un metodo di crittografia a soglia io devo avere tutti e tre i devices per poter creare questa firma. Quindi praticamente inizio la prima firma, il primo pezzo di firma lo creo sul cellulare. Prendo, alla fine sarà un file, prendo questo file, lo metto sul computer e creo un secondo pezzo di firma. A questo punto lo tolgo dal computer e lo metto sul mio hardware wallet e lì creo l'ultimo pezzo di firma. Questo è molto utile perché se qualcuno mi frega il cellulare non può firmare niente solo col cellulare. E quindi questo è nel caso io volessi usare tutti i wallet miei. È anche utile in caso di può essere utile in caso di rapimento, non debba mai succedere, ma può anche essere utile quando magari entra un ladro in casa vostra e voi avete 2 pezzi su 3 per creare questa firma. E il ladro può stare finché vuole e rubare tutto quello che c'è in casa, ma se il terzo pezzo è in un altro posto, lui non è in grado di rubarvi niente, e a livello pratico non è in grado di rubarvi niente. Figata, però aspetta, perché questo discorso qua si collega anche al discorso di multisig che facevamo prima, legato anche al come lasciare in eredità i propri bitcoin nel momento in cui uno muore, eccetera, eccetera. E se non sbaglio, correggimi se sbaglio, col multisig si può fare una roba del tipo: noi tre abbiamo 3 firme e per firmare una transazione la firmiamo tutti e 3, come dicevi bene, con 3 firme diverse, perdonami, e possiamo decidere che ne bastano 2 su 3. Per cui se io schiatto, voi 2 potete comunque firmare una transazione e recuperare i bitcoin. Invece, quindi mi stai dicendo che con le firme a soglia è un ulteriore livello. Cioè il momento in cui noi avessimo 3 pezzi della stessa firma, io schiatto, i bitcoin sono persi, giusto? No, nel senso che Ah, io ok. ho detto, ci sono 2 tipi di firme a soglia. Uno è quella che dici tu, Giorgio, in cui tutte le persone sono necessarie per firmare, ed è una casistica. E l'altro è un altro caso in cui magari bastano 3 persone su 4 per firmare, come nel caso del multisignature. La differenza sostanziale è sempre quella che col multisignatures ognuno crea una firma, quindi questo vuol dire un appesantimento della transazione che come Certo. sappiamo è così, mentre invece col Threshold Signatures si crea sempre una e una sola transazione. Ne avevamo già parlato di privacy e qui abbiamo un'altra istanza di questa privacy qui. Se noi utilizziamo le firme a soglia, noi, come dicevo, non creiamo mai la chiave. Quindi lo stesso setting, lo stesso setup lo possiamo usare più volte, perché non si creerà mai la chiave, come ho spiegato prima. Certo. In un multisignatures dipende dall'implementazione del multisignature, però c'è il rischio che a un certo punto qualcuno questa chiave la veda. Ora, adesso non è il caso di scendere nei dettagli, però si sappia che a livello anche di privacy, col Threshold Signature, lo stesso setup può essere utilizzato molte volte. Figata, figata. Quindi diciamo hai parlato già un po' di use cases che ci potrebbero essere per questo tipo di tecnologia che si può implementare sui propri wallet. Diciamo che ovviamente se uno ha comprato $200 di bitcoin e se li tiene nel suo wallet eccetera, non è una tecnologia che può essergli utile. Però invece se qualcuno inizia ad avere già delle somme importanti, inizia ad avere magari già una certa età o pensare a dover lasciare in eredità i propri fondi, o comunque come dicevi benissimo a tutelarsi da possibili aggressioni, perché nel momento in cui tu hai un hardware wallet super figo eccetera, ma arriva uno con una chiave inglese da $5, come dice sempre il nostro buon Salvo, e cioè, minaccia di spaccartela in testa, tu glielo dai e gli dai la chiave, gli dai tutto e hai perso. Invece qui stiamo parlando di una tecnologia che ti permette di dirgli: zio, io non posso proprio, cioè non posso aiutarti, mi spiace, ma vorrei darteli con tutto il mio cuore, ma non posso. E questa è una figata. Non so se ti viene in mente, magari approfondisci un po' sto use case o ti viene in mente altro. A me Sì, viene in diciamo mente... che- Scusami. No, io stavo Anche semplicemente potevi, sì. sottolineando il fatto che si spera che il criminale abbia una buona conoscenza di firme a soglia, perché se tu gli dici che non c'è la chiave, lui non ci crede, ti pesta lo stesso. Questo è anche vero.
A me uno use case che viene in mente, che forse è più facile da realizzare con queste firme a soglia rispetto al multisig, è quello di, tra virgolette, i conti condivisi in un certo senso. Perché dobbiamo anche avere in mente che se un domani Bitcoin sostituirà magari le banche, non lo sappiamo, può succedere, chi lo sa, oggi le banche danno la possibilità di avere conti cointestati, per esempio tra marito e moglie o genitori e figli. Quindi una soluzione di threshold signature, secondo me, potrebbe essere più adatta in vista di avere una sorta di seed condiviso, appunto, fra più persone per poter avere dei bitcoin che possono spendere più persone rispetto alle multisig. Perché dobbiamo ricordare anche, ora lo accenniamo, le multisig sono invece molto utili quando bisogna fare pagamenti fra persone che hanno seed diversi, perché vengono utilizzato per esempio fra tutti il Lightning Network. Però, ripeto, secondo me l'idea di avere una sorta di wallet, mi viene da dire wallet condiviso, anche se forse non è il termine adatto, visto che li utilizziamo banalmente come sinonimi, anche se non dovrebbero esserlo, però quella è l'idea che mi viene subito in mente. Sì, di fatto è più una firma condivisa, è un modo per spezzare la sicurezza, cioè, non so, spezzare il rischio, dividere il rischio, no? Io ho il rischio di avere tutta la chiave perché se mi minacciano ce l'ho tutta, lo spezzo, gliene do anche un pezzo a mia cugina e al mio amico, senza magari dirglielo uno con l'altro perché se no si mettono d'accordo, vengono da me e mi picchiano loro due, però è un modo per tutelarsi e questo è di sicuro quello a cui serve Bitcoin, quindi è fantastico che esista questa roba. Ma voi avete idea per caso di oggi, se i nostri ascoltatori volessero fare una roba del genere, su quali wallet possono farlo, in che modo, quanto è complicato? Ma Zengo dà la possibilità, mettiamo poi il link. Zengo ha creato come si chiama? Appunto un wallet che dà la possibilità di fare threshold signatures. Ad ora non ce ne sono molti altri in giro, anche se la ricerca sull'ambito è molto molto avanti. Nel senso sta andando avanti molto molto velocemente. Alcuni problemi erano dovuti ad ambiti tecnici del tipo la firma attuale su Bitcoin si chiama ECDSA e questa firma qui presentava grossi problemi per fare le threshold signatures, queste firme a soglia di cui abbiamo parlato. Solo negli ultimi tempi sono riusciti ad andare un po' avanti. Infatti una delle motivazioni per cui si vuole cambiare da ECDSA a Schnorr Signatures, Taproot, non so se avete sentito di questo BIP che vuole passare più, diciamo, se ne parla da anni, ma passerà adesso. Una delle motivazioni è anche questa, è il fatto di poter fare delle firme in modo comunitario che non siano più grosse delle firme normali, che se non sono più grosse delle firme normali, come abbiamo detto, c'è un vantaggio economico perché la transazione rimane piccola, c'è un vantaggio di privacy perché non c'è differenza tra una firma fatta in comunità e una firma fatta da solo. Quindi appunto in questo senso qui Zengo ha prodotto forse il primo. Anche Binance sta proponendo delle soluzioni con threshold, loro lo utilizzano molto negli exchange decentralizzati. Ecco, questa cosa è un altro use case di cui si può parlare. Se noi abbiamo un exchange decentralizzato e io devo dare praticamente, se facciamo finta tra Bitcoin e Ethereum, io do un Bitcoin a Giorgio, se Giorgio dà 0,3 o quanto è 0,3 Bitcoin, 0,3 Ethereum a me, c'è un momento magari in cui c'è il rischio che io gli do il Bitcoin, quindi lui se lo prende e poi non mi dà l'Ethereum, mettendo in mezzo magari una certa parte, una terza parte che non ha nessuna possibilità di spesa, ma solo, diciamo così, di controllo tramite queste tipologie di firme, può essere interessante e velocizzare il processo. Si può fare anche con le multisignature, ma cosa succede? Appunto si vede che c'è una terza parte in mezzo e quindi uno guardando la blockchain capisce che c'è stato uno swap di token invece che una transazione normale. Invece con threshold signatures c'è sempre un'unica firma, non importa quante parti ci sono, questa cosa è indistinguibile dalle transazioni normali, quindi nessuno ha il dubbio che c'è stato un passaggio di soldi in un'altra blockchain.
Figata, sì, questo per i nostri amici di Silk Road è chiamato l'escrow, no? È quel meccanismo che ti dà una garanzia, una terza parte che garantisce un po', diciamo, se vogliamo banalizzarlo, un po' quello che fa PayPal, cioè quando tu paghi online, PayPal ti dà la garanzia che quel pagamento effettivamente sia assicurato, diciamo. E però possiamo farlo anche senza PayPal con queste firme a soglia, in buona sostanza. E soprattutto Ok. senza avere nessuno di cui doverci fidare. Esatto. Ci fidiamo soltanto della matematica e la questa è la matematica per fortuna ci può dimostrare la sua fiducia, a differenza di molte altre istituzioni. E come dicono due podcaster che magari conoscete del Bitcoin Italia Podcast, tra l'altro lo consigliamo a tutti, io so che sarebbero nostri competitor, però lavorano veramente bene e quindi li consigliamo, magari tra l'altro li possiamo poi anche invitare per fare una puntata in parallelo. E niente, come dice uno dei due, no, mi sono dimenticato che cazzo stavo dicendo? Vabbè. Cos'è che hai detto tu, Ale? Oddio, mi sono perso completamente. Vabbè, come Niente, sono ho detto messo? che non ci dobbiamo fidare, che della matematica ci possiamo fidare, ecco, mentre sì, delle istituzioni non sempre. Mi Dico, sono non lo so, perso nel banalmente, labirinto. BitConnect, lo sappiamo tutti, quello che è successo con BitConnect. Sì, comunque era per dire che il buon Guybrush, che è uno dei due ragazzi che gestisce questo podcast, dice sempre che il suo sogno sarebbe togliere il fattore umano dall'equazione del mondo. Effettivamente togliere il fattore umano è una delle cose che fa l'escrow con le firme a soglia, quindi gran figata. Dai, oggi forse riusciamo a stare nella mezz'ora, quindi io direi che se non abbiamo ulteriori cose tagliamo corto, magari mettiamo, non so se avete ancora qualcosa da dire, un'ultima cosa e poi chiudiamo, così stiamo belli snelli. No, l'unica cosa che voglio aggiungere è che noi di Bitpolito stiamo lavorando in questo momento a una versione educativa, quindi non pronta per la produzione, in un repository per le firme a soglia. C'è un sottogruppo di crittografia dentro Bitpolito, e stiamo lavorando proprio a un'implementazione di Musig, che è l'implementazione che hanno fatto delle firme a soglia utilizzando le firme Schnorr dentro Bitcoin, e stiamo lavorando a quello con altri ragazzi, quindi se volete poi sapere come funziona da un punto di vista proprio di codice, quando sarà pronto ovviamente lo diremo. E poi Grandissimo penso Fabio. Scusami, un'altra cosa importante da dire ovviamente che dovremmo anche sempre, dico, farlo presente, è che il Politecnico ci ha approvato un finanziamento e quindi ora siamo ufficialmente un gruppo ufficiale studentesco del Politecnico di Torino e quindi ovviamente siamo grati alla nostra università che ci sta dando questa grande opportunità. Ora, oltre al progetto che parlava Fadi, ce ne saranno diversi. Probabilmente quelli che sono, secondo mio parere, più interessanti sono il nodo apocalittico, quello che chiamiamo noi, che è un nodo di Bitcoin che funziona senza internet. E poi sicuramente dico tutto quanto riguarda il mondo della crittografia. Quindi poi dopo vedremo cos'altro faremo. Sì, avete fatto bene a puntualizzarlo e ovviamente io mi butto col disclaimer che non siamo qui a dare consigli finanziari, vabbè, ma l'avete capito, e faccio la call to action per tutti gli studenti che vogliono aggiungersi al team del Politecnico. Contattateci su t.me/bitpolito, cioè il nostro canale, il nostro forum. Richiedete sul forum di voler entrare nel gruppo, noi vi aggiungiamo subito all'altro gruppo operativo che abbiamo e facciamo una call introduttiva, ci presentiamo, ci conosciamo, capiamo in quale di questi progetti volete andarvi a inserire e iniziamo questa collaborazione che per noi ovviamente è una figata. Notizia dell'altro giorno, ci hanno dato anche uno spazio all'interno del dipartimento di matematica al Politecnico, quindi avremo anche il nostro ufficio, poi sperando che a breve potremo tornare a lavorarci, però tanta roba, siamo molto caldi, quindi aggiungetevi e state sintonizzati sui nostri canali, perché ovviamente oggi usciamo mercoledì o giovedì, vabbè oggi è mercoledì però usciremo a breve, abbiamo saltato una puntata perché come abbiamo scritto su Instagram, anche per noi esiste la sessione esami Esatto. e siamo un po' presi. Però dai, andiamo in conclusione allora e salutiamo tutti i nostri ascoltatori, ringraziamo per la vostra attenzione e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Ciao, ciao, a presto!